Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati, delle ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Anche per questa settimana vi porto due notizie e per la prima parliamo di browser. La prima notizia di oggi quindi riguarda i browser, quindi se siete team Chrome, team Firefox o team Safari, dipende un po' da quello che usate, o siete team per quelli un po' più di, tra virgolette, nicchia, come Brave e tanti altri, fatemelo sapere nei commenti o fatemelo sapere sul post LinkedIn in cui condivido la puntata di oggi. E avete mai pensato al motivo perché avete scelto un certo browser e non un altro? Di solito dipende un po' dalle feature, dalle nostre abitudini, anche dal fatto che alcuni browser sono installati di default su alcuni dispositivi, come possono essere ad esempio sui dispositivi Android troviamo per la maggior parte Chrome installato di default, mentre per gli dispositivi Apple troviamo appunto Safari, eccetera eccetera. Quindi uno dei motivi probabilmente è questo, quindi diciamo la, tra virgolette, comodità del fatto che abbiamo già un browser e da un certo punto di vista ci abituiamo ad utilizzare quello. Io per abitudine utilizzo Chrome, ma probabilmente dopo questa notizia capirete perché sto cominciando a passare a Firefox. In realtà è uno di quei cambiamenti che ho cercato di fare diverse volte negli ultimi anni, ma c'è sempre qualcosa che mi riporta indietro e penso che siano un pochino le abitudini che richiedono del tempo per essere cambiate. Ma ritornando alla notizia di oggi, ho trovato un articolo in cui si parla appunto di browser tenendo la prospettiva della sostenibilità e facendo un po' un'analisi di quello che i browser in realtà fanno con ad esempio i nostri dati e con il nostro stesso utilizzo. Infatti da un certo punto di vista, quando si parla invece di motori di ricerca, uno di quelli più associati al concetto di sostenibilità è Ecosia. Quando si parla invece di browser questa distinzione non viene proprio fatta perché ci sono delle riflessioni da fare, quindi non è proprio una risposta molto semplice e oggi parliamo un pochino di questo. Per darvi un po' di contesto, ad oggi le big tech principali che sono responsabili dei browser che utilizziamo sono tre, ovvero Google per Chrome, Apple per Safari e Edge per Microsoft. Vi lascio le percentuali da qualche parte qui. E anche solo questo dato ci deve un pochino far riflettere e probabilmente ha delle conseguenze. L'articolo di cui vi parlo oggi e che vi linko nelle notizie della puntata si sofferma principalmente su Chrome perché in realtà i vari prodotti Google sono quelli più utilizzati nel mercato. Vi lascio anche qua un po' di screenshot di vari studi che ho trovato e che sono poi linkati anche nella puntata di oggi. E uno dei punti di forza, di Chrome, qual è? È il fatto che, di tutti i prodotti in realtà Google, quelli che troviamo già installati sui nostri dispositivi, sui nostri smartphone, eccetera, è il fatto che sono strumenti gratuiti. Infatti noi per utilizzare Chrome non paghiamo nessuna fee, ecco. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che come tutto ciò che accade su internet e nel digitale in generale, qualcuno o qualcos'altro sta pagando per noi. Infatti spesso quando si parla di big tech e prodotti gratuiti o comunque servizi gratuiti, una delle frasi più comuni che vedrete per commentare questa caratteristica è il fatto che se tu non stai pagando per quel prodotto, allora probabilmente quel prodotto sei tu. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi in un certo senso paghiamo in realtà i servizi, li paghiamo indirettamente, li paghiamo con alcune nostre informazioni, con i nostri dati, quindi paghiamo in termini di privacy e di informazioni che vengono condivise per poi permettere agli strumenti come ad esempio i browser di fare una sorta di nostra replica digitale, di fare una nostra copia per poi proporci dei prodotti a cui possiamo essere interessati, delle notizie e tantissime altre cose. Infatti se vi è mai capitato di fare attenzione, non solo spesso vi ritrovate dei prodotti magari a cui potete essere interessati in termini proprio di e-commerce, quindi acquisti, ma questo avviene anche per le notizie. Infatti ad esempio su Google News molto spesso trovate degli articoli a cui tendenzialmente potreste essere interessati o che comunque rientrano in quella cerchia di informazioni che magari potete andare a cercare.
Infatti io sono piena di notizie legate al mondo green e tecnologia sostenibile, e quindi diciamo che mi hanno profilato abbastanza bene. Tornando un attimo però al topic della puntata e a parlare di sostenibilità, questo ha delle conseguenze anche in termini di sostenibilità digitale. E infatti una parte di quel costo che noi non vediamo e che in parte paghiamo appunto indirettamente, in realtà lo sta pagando anche il pianeta. Ma in che senso? Che cosa vuol dire? Vi porto un pochino di numeri. Si stima che Google ogni giorno si memorizzi, salvi, metta diciamo da parte una quantità di informazioni pari a 15 petabyte, che per chi non fosse proprio super ferrato con questo tipo di termini, per riferimento un petabyte equivale a circa 500 miliardi di pagine di testo stampate, oppure 200 miliardi di foto da 5 megabyte, o ancora circa 13 anni di contenuti video in HD. Queste sono delle conversioni che trovate anche nell'articolo della giornata e diciamo è giusto per darvi un po' un riferimento. Questa quantità di informazioni ovviamente per diciamo noi comuni mortali è una quantità di informazioni veramente alta. Per Google questo in realtà non è proprio un problema, perché hanno comunque la possibilità di costruire altri data center e diciamo che il budget da un certo punto di vista non manca, quindi non è un problema per loro. Ma questo è un problema per qualcun altro, per qualcos'altro. E è qui che entra in gioco il costo che il nostro pianeta sta pagando. Infatti quei dati, come l'abbiamo visto per in altre occasioni, quei dati e quelle informazioni che vengono memorizzate da qualche parte, in realtà sono memorizzate da qualche parte a livello fisico. I data center sono fisici, sono delle strutture, degli edifici fisici. E per essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tutti i giorni all'interno di un anno, questi richiedono dell'energia, come abbiamo visto in tante altre puntate. Su questo canale non mi sentirete mai dire che la tecnologia è cattiva, assolutamente no. Quello che vogliamo fare è sensibilizzare all'utilizzo della tecnologia in modo un po' più consapevole da parte degli utilizzatori, da parte degli sviluppatori e chi si interfaccia alla tecnologia, in modo da essere appunto più consapevoli rispetto a quelli che sono gli impatti esterni che ovviamente non vediamo. Il digitale è un po' astratto da un certo punto di vista e l'impatto fisico facciamo molta fatica a vederlo, ma in realtà esiste ed è quello un po' di cui parliamo in questo canale. E quindi, chiudendo questa parentesi, ovviamente non stiamo dicendo non utilizzate più i browser, non scrollate più le vostre notizie, ma stiamo dicendo che la nostra attività su internet, che noi non percepiamo da un certo punto di vista, in realtà ha delle conseguenze anche sul mondo fisico, sul mondo reale, e di conseguenza ha dei riscontri che possono essere anche negativi, appunto anche sulla nostra vita. Un altro punto è che nel momento in cui noi siamo utenti consapevoli possiamo fare delle scelte diverse rispetto a quello che abbiamo già fatto in precedenza o quelle che sono le nostre abitudini, quindi valutare delle alternative in modo appunto più consapevole. Ma vi starete chiedendo quali sono però le alternative, che cosa possiamo fare da questo punto di vista? Nell'articolo di oggi appunto vengono identificate alcune alternative. In primis cercare di avere una navigazione più privata possibile, quindi che tenga conto della nostra privacy, in modo che vengano forniti meno dati possibile. Questo ovviamente, come dicevamo prima, può avere delle conseguenze, perché quei dati che noi forniamo al browser servono per profilarci, appunto per creare da un certo punto di vista una nostra copia digitale, una nostra copia che naviga, che diciamo da un certo punto di vista può essere vista anche come due entità separate rispetto al noi della realtà. Un altro punto può essere quello di scegliere un browser che abbia già di per sé a cuore la privacy, sia tra virgolette privacy first. Alcune alternative rispetto ad esempio a Chrome sono Firefox, ma anche Brave che abbiamo citato prima, ma anche un browser che io in realtà non ho mai utilizzato che si chiama Vivaldi, quindi se qualcuno lo conosce e lo sta utilizzando sappiate che avete fatto un'ottima scelta. Nell'articolo di riferimento di oggi l'autore ci dà alcune motivazioni per le quali dovremmo passare a Firefox da un certo punto di vista.
Tra queste ve ne elenco alcune. Firefox è un progetto open source, quindi vuol dire che le persone, gli sviluppatori possono controllare il codice, possono vederlo e possono eventualmente anche contribuire. È privacy first, quindi vuol dire che tendenzialmente appunto memorizza meno dati rispetto ad un altro browser, mentre diciamo noi navighiamo. E da alcuni test che sono stati fatti, in realtà il fatto di memorizzare meno dati e probabilmente tante altre caratteristiche di come è stato sviluppato questo browser portano ad utilizzare meno energia da parte dell'utente, quindi i nostri device consumano meno energia andando ad utilizzare quel browser e non un altro. Quindi diciamo che è una vittoria da entrambe le parti. Quindi cosa ci portiamo a casa da questa notizia? Sicuramente il fatto che il digitale in realtà è anche fisico, l'abbiamo visto diverse volte, ormai siamo al 16° episodio, alla 16ª puntata, e direi che abbiamo pian piano capito che appunto il digitale non è qualcosa di astratto, ma ha delle conseguenze sulla nostra vita di tutti i giorni e sulla vita reale. Quello che possiamo fare, come dicevo prima, come professionisti e come utenti, è quello di essere più consapevoli, quindi di capire ciò che sta dietro gli strumenti che utilizziamo, non solo a livello di feature che ci vengono fornite con questi strumenti, ma anche di quello che sta un pochino oltre il tipo di operazioni che possiamo fare. Quindi quali sono le conseguenze della nostra vita digitale e di come ogni nostra scelta in realtà può avere delle conseguenze e degli impatti. E magari partendo da queste optare per dei piccoli cambiamenti. Non è necessario, diciamo, stravolgere le nostre abitudini digitali da un giorno all'altro, anche perché non sarebbe sostenibile sotto altri punti di vista, ma provare delle alternative magari per i nostri progetti personali, oppure pian piano passare ad un browser e non ad un altro, e pian piano, diciamo, cambiare quelle che sono le nostre abitudini facendo delle scelte alternative rispetto a quelle che abbiamo già fatto. Per la seconda notizia ci spostiamo in Nord Europa, nello specifico in Finlandia e nello specifico ancora in un piccolo paesino di circa 5.000 abitanti, in cui un mesetto fa, più o meno, comunque nelle scorse settimane, è stata inaugurata la batteria a sabbia più grande del mondo. Per la Finlandia questo tipo di tecnologia non è una novità, infatti l'azienda di cui parliamo oggi, che si chiama Polar Night Energy, ha sviluppato tante altre batterie a sabbia, ma l'ultima che è stata portata a termine sotto investimento di un'azienda sempre finlandese di cui non so pronunciare il nome, ve lo scriverò qui per evitare situazioni imbarazzanti. Questo progetto è quello più grande che abbiano mai portato a termine. Ma dobbiamo fare un attimino un passo indietro, perché io so che vi starete chiedendo ma che cosa vuol dire batteria a sabbia, anche perché siamo un po' tutti freschi dalle ferie, quindi pensiamo alla sabbia e ci viene in mente quella delle nostre spiagge che abbiamo visitato qualche mese fa e durante gli scorsi mesi. E quindi di che cosa si tratta e perché hanno il potenziale di, diciamo, stravolgere in un certo senso il mercato energetico? Per capire l'importanza che questo tipo di innovazione tecnologica ha, dobbiamo un attimo fare un piccolo passo indietro e partire, diciamo, dall'inizio, non troppo inizio, però dobbiamo tornare un attimino indietro e ricordarci come funzionano le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili, ne abbiamo parlato tantissime volte nelle scorse puntate, da quando ho aperto questo canale, dipendono da dei fattori esterni, ovvero dalle condizioni climatiche. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso può verificarsi un mismatch, ovvero una situazione in cui abbiamo la richiesta di energia che non coincide con la produzione stessa, perché appunto magari siamo in un momento della giornata in cui consumiamo tanto e ad esempio teniamo in considerazione la notte, ma in quel momento non possiamo utilizzare l'energia solare proprio perché appunto è notte. Detto questo, però, ci sono anche delle situazioni in cui si verifica l'esatto opposto, ovvero situazioni in cui viene prodotta più energia di quanta ne viene utilizzata e si è in una situazione di sovrapproduzione. In questi casi quello che si può fare dipende un po' da stato a stato. Ho trovato delle informazioni diverse, ad esempio tra l'Italia e gli Stati Uniti o comunque anche a livello europeo. In Italia quello che succede è che il surplus energetico
può essere venduto al gestore appunto che utilizziamo per la nostra energia elettrica, oppure si può avere un sistema di accumulo in casa, ovvero delle batterie che vengono ricaricate per poi essere utilizzate nel momento in cui ci serve di più e non possiamo utilizzare l'energia rinnovabile in quel momento, come nell'esempio che vedevamo prima. Ora possiamo ritornare alla nostra batteria a sabbia, perché questo tipo di tecnologia utilizza il principio di accumulo di energia termica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che viene preso l'eccesso di energia rinnovabile e viene stoccata, diciamo, andando a riscaldare ad altissime temperature della sabbia o dei materiali simili che permettono appunto di recuperare quell'energia prodotta in eccesso. La sabbia e altri materiali simili a loro volta hanno la capacità appunto di conservare questa energia per lunghi periodi e poi andare a rilasciarla quando necessario. Questo tipo di batteria, la batteria sabbia, può fornire acqua calda, vapore e aria fino a temperature che arrivano a 600 gradi centigradi, quindi parliamo di strumenti che possono davvero fare la differenza per un paese e per quelle che sono le abitudini e le richieste di energia elettrica. Un altro punto a favore legato alla batteria a sabbia che hanno sviluppato in questa azienda finlandese è il fatto che i materiali che vengono utilizzati appunto per immagazzinare l'energia, quindi la sabbia o altri materiali, sono materiali riciclati a cui viene data sostanzialmente un'altra vita. Nello specifico la sabbia che viene utilizzata per la batteria a sabbia che è stata inaugurata recentemente arriva da dei sottoprodotti e scarti di un'azienda sempre finlandese che produce camini. Per darvi qualche numero relativo alla batteria a sabbia, questa è alta circa 13 metri per una larghezza di circa 15, quindi non è proprio piccolissima, utilizza approssimativamente 2000 tonnellate di pietra saponaria che viene ridotta appunto in sabbia. Il terzo punto è che può immagazzinare fino a 100 megawatt all'ora, che per riferimento è circa 10 volte tanto rispetto alla precedente batteria a sabbia che appunto era stata inaugurata nel 2022, sempre in Finlandia, in un altro paesino di cui non so dirvi il nome, ve lo scrivo anche quello da qualche parte qui, e questa batteria ha una potenza di circa 1 megawatt e si stima che possa ridurre le emissioni di CO2 equivalente prodotte dal territorio locale di circa 160 tonnellate, pari più o meno al 70% delle emissioni totali, quindi è un ottimo risultato. La batteria a sabbia per questi comuni finlandesi può essere una soluzione veramente innovativa, economica e estremamente efficace per il territorio, anche perché dopo alcuni test, alcuni calcoli, si stima che l'energia che viene immagazzinata da questo tipo di batteria, poi appunto resa utilizzabile dagli abitanti del paese, possa coprire all'incirca un mese di riscaldamento in estate, mentre in inverno si scende ovviamente ad una settimana. Ma stiamo parlando di un territorio in cui le temperature sono particolarmente fredde. In estate, se non ricordo male, anche quello ve lo lascio da qualche parte qui, le temperature massime arrivano fino a circa 20 gradi, ma le temperature minime comunque rimangono attorno, se non ricordo male, ai 10 gradi più o meno, quindi comunque fa freschino. In tutto ciò vi starete chiedendo ovviamente come mai la sabbia? Il motivo principale è che la sabbia può sopportare delle temperature molto più alte rispetto all'acqua. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a parità di volume ovviamente questo permette di stoccare molta più energia rispetto ad utilizzare l'acqua. Il secondo motivo è che la sabbia ha un ciclo di vita molto più lungo rispetto all'acqua e rispetto ad altri materiali, e infatti la si può raffreddare e riscaldare diverse volte. La batteria sabbia che è stata inaugurata appunto qualche settimana fa è l'ultimo progetto portato a termine dall'azienda Polar Night Energy, ma questa azienda ha già posto delle basi sui prossimi progetti. Uno di questi è quello di testare una batteria sabbia che permetta di immagazzinare dell'energia che poi però dovrà essere riconvertita sempre in energia elettrica. Quindi aspetteremo di vedere gli aggiornamenti di questo nuovo test che si stima dovrebbe essere cominciato in queste settimane, comunque a metà 2025, e dovremmo sapere qualcosa diciamo a metà o comunque alla fine del 2026. Quindi sicuramente ritorneremo su questi schermi a parlare dell'azienda Polar Night Energy, che ha l'unico nome che sono riuscita a pronunciare per questa notizia.
Per questa settimana io ho finito e spero che le notizie le abbiate trovate interessanti. Se vi sono piaciute, se avete delle curiosità, qualsiasi cosa, scrivetemi e mandate questo video ad amici, parenti, vicini di casa e chiunque vogliate. Mettete like, sapete già tutto, iscrivetevi al canale se siete interessati a queste notizie. E niente, ci vediamo la prossima settimana.